titolo di cui ti voglio parlare oggi è Kingdom Come Deliverance 2. Te lo consiglio? Dipende. Fermo lì, calma, calma. Dipende. Ti dico subito, se il genere ti piace, quindi RPG, prima persona, qualche elementino survival, giocatelo. Fine del discorso. Puoi skippare tutto il resto. Ma c'è un discorsetto da fare a riguardo. Bisogna approfondire. Perché secondo me non è tutto oro quello che luccica. E lo dico a malincuore. A malincuore, a denti tirati. Ora, cosa mi è piaciuto di questo titolo? Mi è piaciuto tantissimo, e sicuramente piacerà anche a te, il dettaglio storico, la cura per il dettaglio storico. Ora si vede che il team di sviluppo ci ha lavorato veramente tanto per scremare, per riprodurci un medioevo vero, un'immagine e un'esperienza di un medioevo reale, scevra di tutte quelle idee hollywoodiane o leggende metropolitane che ammorbano un po' il Medioevo e che sono un po' parte del nostro immaginario. Il team di sviluppo ha fatto una ricerca onesta, dandoci un'immagine veramente nitida e veramente realistica di quella che è la Boemia del XV secolo, perché il gioco si ambienta nel 1400 ed è veramente immersivo, quindi realismo e immersione. Una delle cose che ti fanno immergere tanto è che un po' come in Skyrim tutto è esperienza, quindi qualsiasi cosa facciate, qualsiasi cosa facciamo, scusami, è esperienza. I personaggi hanno profondità, sono ben caratterizzati, alcuni sono personaggi storici e resi al meglio di come potevano fare, altri invece sono romanzati e lo scrivono nel codex, quindi per ogni personaggio c'è scritto. La trama è molto ricca, impersoneremo il personaggio che avevamo lasciato nell'1, Henry, sullo sfondo della lotta per il potere tra il re Vanceslao IV e il suo fratellastro Sigismondo di Lussemburgo. Un'altra cosa che è veramente da sottolineare e non ce ne rendiamo conto abbastanza è il doppiaggio. Capito Disco Elysium? Non so, tradotto tutto e doppiato anche perfettamente. Ora, tutto questo, se volete giocarvelo, vai, ok. Perché dico che non è tutto oro quello che luccica? Perché a mio modestissimo e inutile parere sono stati fatti un paio di passi indietro rispetto al primo titolo della serie. Un passo falso di questo secondo titolo è il sistema di combattimento. E voi mi direte, sei impazzito, è uguale al primo. Aspetta. Questo gioco ha fatto funzionare un sistema che erano anni che provavano altri a farlo funzionare, percependone le potenzialità, senza mai riuscirci, ovvero direzione degli attacchi, For Honor, eccetera, eccetera, tanti ci hanno provato, ovvero mi arriva l'attacco da un certo lato, io devo difendermi da quel lato, devo reagire da quel lato, oppure se vedo che il nemico ha lo scudo su un lato, io cercherò ovviamente di attaccarlo con un fendente piuttosto che con un affondo dall'altro lato. Ora, questa cosa qui funziona molto bene e già funzionava nel primo. Tu riesci attraverso lo stick del pad o attraverso il mouse a far funzionare benissimo, sono riusciti a far funzionare benissimo questo sistema. Hanno introdotto delle cose, qualcuno che potrebbe dire un dettaglio, per me è un dettaglio talmente importante che rovina tutto, che hanno tentato, che senza senso secondo me, di semplificare questo sistema. Mi riferisco in particolare a una meccanica del gioco che si chiama colpo da maestro, che si può fare con la spada, ovvero se uno ti attacca da un lato, tu metti lo stick dal lato opposto, clicchi a tempo, boom!
c'hai un attacco 100% a segno, imparabile. Questa cosa secondo me è devastante per l'equilibrio generale del gioco. Perché? Perché abbiamo detto che tu sei un personaggio della Boemia del XV secolo, facciamo del realismo il nostro cavallo di battaglia, addirittura elementi di survival, quindi dobbiamo ricordarci di bere per non morire di sete, dobbiamo ricordarci di mangiare, dormire, eccetera, eccetera. Poi mi dai una meccanica in cui, no, tutto realismo, affrontare i cumani, affrontare un bracconiere, ogni cosa potrebbe essere pericolosissima ed è quello il bello, perché una ferita è grave, non è che sei un carro armato che vai lì. E poi ti do il God Mode, cioè ti do una meccanica che tu puoi andare tranquillamente in un campo nemico e metterti in una strettoia, in una porta e fare come i 300 di Sparta, cioè ti metti sulla strettoia e affronti a uno tutto l'esercito nemico. Ora, qualcuno mi dirà, vabbè, ma è un single player, ci sta. E io dico, va bene. Però mi sono ritrovato a costringermi a non dover usare questa meccanica. Oppure mi sono dovuto trovare costretto a cambiare set di armi perché anche per sbaglio lo facevi. Se sei lento, che hai lo stick dalla parte opposta di dove il cavaliere nemico ti attacca e premi fuori tempo, cioè, di nuovo boom. Se conosci quell'attacco lì, perché si impara attraverso una logica, ve lo insegna qualcuno nel gioco, ma se lo sai, va 100% boom e va. E questa cosa secondo me, ripeto, non mi è piaciuta. Poi non è, è una stonatura che io l'ho trovata pesante, molto pesante. È un'aggiunta al gioco che non aggiunge, toglie. L'altra cosa che non mi è piaciuta sono i dialoghi. Ora, io non è che sono un dodicenne iperattivo che quando vede due righe scritte, no, lancia in aria il gioco, la scrivania e va a correre di fuori, no? Sono partito da Planescape Torment, papironi in cui grazie ai quali a 13 anni ho imparato l'inglese. Quindi, ok, mi sta bene anche un gioco così fatto di trama, però dopo quando è troppo è come mangiare una torta, ok? Anche l'ingrediente che a voi piace, se ne metto troppo senza senso, ti nausea. Pronti via, si parte tutti attorno al fuoco e si parla, facendo delle scelte che ti danno qualche punto abilità. Anche questa meccanica mi sta bene, scegliere la classe non su una scheda del personaggio, ma che senso ha se poi dopo tanto qualsiasi cosa faccio, se mi metto in crunch prendo i punti furtività o se tiro con l'arco prendo i punti con l'arco, a cosa serve che mi dai la classe all'inizio? Non c'è una classe. E soprattutto, ma perché pronti via il gioco siamo mezz'ora lì davanti al fuoco a parlare? Ovvero, mi sta bene il dialogo, però prima me lo devi introdurre. Ovvero, se mi vuoi parlare, cioè, prima mi spiegherai che ci sono due fratellastri in lotta per il potere, che c'è qualcuno che ruba i soldi dalla miniera d'argento del re, qualcuno che c'ha il sotterfugio, ci sono le lotte di potere, mi introduci tutte queste cose, a me vengo preso, vengo coinvolto in queste cose e ascolto volentieri il dialogo di come si evolve. Ma non è che pronti via mi spari lì un dialogo di 20 minuti di cui a me ancora non frega niente. Prima mi devi coinvolgere e poi col dialogo mi prendi. Ma così, capite? Soprattutto mi sono ritrovato col pad ad appoggiarlo sulla scrivania e stare lì 20 minuti ad aspettare. Sì, lo puoi skippare, ma se poi skippi il dialogo non capisci niente della storia e quindi te lo ascolti. Ecco perché il dipende. Siamo arrivati al del perché del dipende. Perché ti devi fare andare bene 120 ore di gameplay di gioco, di cui la metà sono dialoghi che
diciamo che non skippi, non puoi skippare. Io per la prima volta credo che non sia mai successo, mi sono ritrovato a non completare le secondarie. A un certo punto, dopo ore di gioco la sera, poi magari sei anche un po' stanco e così e cosà, non è che ti vuoi mettere lì a vedere questi che parlano 20 minuti, no? Mi sono ritrovato per la prima volta a skippare le secondarie, a lasciare le secondarie e dire va, tiriamo dritto, voglio finire la quest, la main quest e arrivare alla fine. Cosa che mi succede molto raramente, non ho memoria, dovrei fare mente locale, ma... E quindi, e quindi così, anche il mondo molto grande, mh, è chiaro che quando fai un mondo così grande, anche lì qualcosina c'è ancora da limare. Il personaggio inciamperà nell'albero o non riesci a saltare il sassolino. E quindi sì, tante cose, però un pochino da limare. Se tutto questo riusciamo a mandarcelo giù, rimane il titolo che fa per noi. Se ti piace il sottofondo storico, se ti piacciono le trame intricate, se ti piace anche, ovviamente, come ho detto all'inizio, gli RPG prima persona, ok, sappi che se invece non ti piace di stare lì 120 ore, di cui 60 dialoghi che non salti, e pensaci bene, perché è un investimento importante, soprattutto di tempo. Consiglio un pochino di più il primo. A mio parere è piaciuto di più, un pochino di più il primo. Non è che non mi è piaciuto questo secondo, capiscimi. Mi è piaciuto, però mi ha un po' nauseato. È come quella torta troppo, cioè buono il cioccolato, ma quando è troppo mi ha un pochino nauseato, ecco. Paradossalmente avrei preferito un pochino di meno, farlo durare anche un po' di meno e forse andava via meglio, ci se lo godeva un pochino di più. Però mio personalissimo parere che ti voglio trasmettere in maniera molto trasparente come al solito. Mi è piaciuto comunque, sono stato contento di averlo giocato, però non è per tutti. E quindi fammi sapere se ti sono stato utile, spero di sì, e a salut.